l'etichetta è un messaggio e come tale deve avere un emittente, un contenuto e un destinatario. Allora, il destinatario chiaramente è il consumatore. Il contenuto dovrebbe essere la salute. L'emittente è il prodotto che deve trasmettere un concetto a un consumatore. Cosa c'è di più importante della salute? Perciò il concetto di trasmissione di una cosa così importante come la salute è molto articolato e complesso. Primo, la salute non ha plurale, la salute è singolare, perciò l'etichetta deve parlare singolarmente a ogni consumatore. Capite che è un'operazione praticamente impossibile. Allora, l'etichetta sicuramente deve avere un contenuto utile, ma riuscire a creare un contenuto utile su un concetto così articolato e difficile non è una cosa facile. Ora, è evidente che per andare per le strade bisogna avere le strade, però le strade senza le persone che le usino non servono. Allora, la normativa e tutte le prescrizioni che noi abbiamo, per fortuna indispensabili e molto categoriche anche, e che devono essere sempre più categoriche, sono indispensabili, ma sono semplicemente le strade queste. Poi in realtà noi dobbiamo portare le persone sulle strade, se no le norme non servono se non vengono applicate, e che vuol dire non solo trasmissione delle informazioni, ma anche sanzioni, e perciò una battuta contraffazione, una battuta cattiva informazione, una battuta informazione non pertinente o peggio falsa. Si apre un universo. Ora capite che siccome tutto questo si riferisce a un concetto così importante e così singolare come la salute, l'etichetta è un piccolo enorme strumento per garantire la salute. Noi cerchiamo di rendere questo strumento il più amichevole possibile e fare in maniera non solo che il prodotto, che non esiste senza un'etichetta, un prodotto senza l'etichetta non esiste. L'etichetta è fondamentale per avere un prodotto. Noi cerchiamo di sviluppare con tutte le nostre diverse specializzazioni. Noi abbiamo un centro di ricerca importante, abbiamo molti ingegneri di ricerca, abbiamo molti chimici, è un aspetto meccanico, chimico, è molto articolato, fra l'altro anche di comunicazione. Perciò noi cerchiamo di fare in maniera che la comunicazione sia la più ampia e efficace possibile attraverso questo strumento che si chiama etichetta. Non è un percorso facile, non basta solo rispondere alle normative, ovvio, ma deve anche garantire tante altre cose. Perciò la prima cosa che io direi, se io non fossi io e dicessi delle cose false, che senso ha quello che dico? Perciò la prima cosa devo garantire che l'etichetta sia autentica, perché se comincio ad avere etichette che non sono autentiche, non dico che non rispondono al contenuto, ma che non rispondono al destinatario del contenuto. Se scrivo cose che il destinatario fraintende, di chi è la colpa? Del destinatario inevitabilmente, ma quando tocco la salute la colpa è molto grave e il destinatario purtroppo è inesperto rispetto all'emittente. Perciò l'etichetta è una cosa molto importante, perché se deve passare un'informazione che riguarda la salute, io non credo che ci sia un'altra cosa più importante. Ecco allora come diventa articolato il messaggio e come deve essere in grado di, si chiamerebbe arte, perché l'arte è l'unico messaggio universale, cioè un messaggio che tutti capiscono e che non è fatto di una descrizione tecnica. Non possiamo dire che la Gioconda è bella perché è leggermente strabico, no, è così, è un insieme ed è una cosa molto complessa. Ecco dove l'etichetta diventa un messaggio fondamentale per salvaguardare la salute, perché se non arriva al destinatario, singola persona, è inutile.
Bel concetto. Poi naturalmente noi ci divertiamo, non c'è un lavoro ben fatto senza divertimento, non esiste. Se voi vedete uno che fa malvolentieri il suo lavoro, sappiate che quel lavoro non è ben fatto, è sicuro. Allora, il divertimento è fatto da un insieme di cose, fra l'altro le sfide. Uno dei materiali più duri in assoluto è il granito, il vulcano, e noi abbiamo stampato un'etichetta che è per definizione instampabile, perché abbiamo usato la lava del vulcano. Ovviamente gli abbiamo leggermente abbassato la temperatura per rendere fruibile a tutti. L'ustione non era il nostro obiettivo. Nello stesso tempo siamo riusciti a prendere la polvere del vulcano e trasferirla in un'etichetta e fare in maniera che ci resti anche sopra, perché il trasferimento era facile, e fare in maniera che restasse sopra, che era un po' più complicato. Inoltre è un materiale molto abrasivo, perciò ripetere un lavoro su un materiale abrasivo è come se voi vi sfregaste la pelle con la carta vetrata e dopo un pochino la pelle forse si rovina. Noi invece vogliamo fare in maniera che resti per sempre. È stata una sfida. E ovviamente ci abbiamo messo una quantità di energie sproporzionata al risultato. Ma cos'è il divertimento se non un lavoro fatto privo di un fine pratico? Si può inquadrare? Ah, certo.